Dalla pagina vuota a un bot pronto da avviare, senza piazzare un solo ordine. Oggi costruiamo la prima griglia, campo per campo, dentro l'app. Si parte dalla sezione bot, voce crea nuovo. Accanto al catalogo delle strategie c'è la card grid manuale, nessun preset, decidi tutto tu. Il wizard chiede le cose essenziali, l'exchange, il simbolo, il capitale e la griglia. Prime scelte, l'exchange tra quelli collegati e la coppia. Il selettore delle coppie ha due modalità. Normale è la lista veloce con prezzo e variazione. Avanzato carica anche volatilità e RSI per tutte le coppie e le puoi ordinare. Utile per scegliere il terreno con un dato in mano, non a memoria. Nota anche il vincolo pratico. Il capitale diviso per i livelli deve superare l'ordine minimo dell'exchange e il wizard te lo ricorda. Poi capitale e perimetro. Il range puoi scriverlo a mano, con prezzi esatti. È così che nascono anche le griglie asimmetriche, e ci torneremo nell'episodio 4. Oppure premi suggerisci range. La piattaforma lo propone dalla volatilità recente, l'ATR, e ti mostra subito lo spacing tra i livelli e una stima del netto per ciclo, commissioni incluse. Se quel numero è negativo, la griglia è troppo fitta per le commissioni che paghi, meglio saperlo adesso. Se scegli futures invece di spot, il wizard aggiunge leva e modalità margine. La leva moltiplica l'esposizione, non il capitale. Gli stessi livelli muovono ordini più grandi, nei due sensi. Isolato limita il danno alla singola posizione. Cross condivide il margine del conto. Sono decisioni di rischio, prima che di rendimento. Take profit e stop loss lavorano sulla sessione intera. Al raggiungimento della soglia il bot chiude tutto, in attivo o in passivo. Sono il perimetro del perimetro. La griglia decide come si opera. Queste due soglie decidono quando si smette. Cray Baza. Il bot nasce fermo. Nessun ordine viene piazzato finché non premi avvia. È la scelta di design più importante del wizard, perché apre una porta. Puoi backtestare esattamente la configurazione che hai appena scritto, prima di metterci capitale. Il backtest gira sulla bozza. Scegli la finestra storica e lanci. Tornano le metriche, profitto netto, numero di operazioni, drawdown massimo. E, più importante, la tabella. Ogni operazione, una riga. Se qualcosa non convince, torni al wizard, cambi un parametro e rilanci. Quando premi avvia, sai che cosa stai avviando. Il percorso è sempre lo stesso. Wizard, bozza, backtest e solo alla fine l'avvio. Nel prossimo episodio entriamo nella geometria, griglia aritmetica o geometrica, e quando la differenza conta davvero.